Ciao Jiu-Jitsu e benvenuti a un nuovo Empties video, ovvero i video nei quali condivido con voi tutti i prodotti che ho terminato nel corso degli ultimi mesi con delle piccole recensioni per ognuno. Vi dirò infatti se mi sono piaciuti oppure no e anche se ho intenzione di ricomprarli o se li ho già ricomprati o se al contrario non intendo comprarli più. Siccome dall'ultimo Empties video è passato un bel po' di tempo, ho davvero una quantità industriale di roba, talmente tanta che non sono riuscita a farla entrare nella mia classica scatola degli empties che di solito vi propongo, ma li ho tutti sistemati qui vicino a me, quindi non perdiamo tempo e iniziamo immediatamente dal primo prodotto che ho terminato. Ho terminato non uno, non due, non tre, ma ben 4 confezioni di struccante per occhi della Lancôme, il B-Facil o B-Facil. È lo struccante occhi che preferisco, se non vi fosse chiaro, ed è praticamente l'unico che utilizzo. Lo ricompro ogni volta, l'ho già ricomprato e come vedete lo finisco veramente, va via come il pane a casa mia lo struccante occhi, quindi consigliatissimo, ma credo che lo sappiate perché l'ho inserito in diversi video dei prodotti preferiti e 4 confezioni vuote ne sono l'esempio lampante. Il secondo prodotto è un altro dei miei classici e anche in questo caso non ho finito una confezione, non ne ho finite 2, ma ben 3. Sto parlando dell'acqua micellare della Bioderma. Adoro l'acqua micellare perché appunto permette di rimuovere il make up senza dover fare troppi passaggi in modo veloce, rinfresca la pelle, non la secca, è molto delicata, questa formulazione della Bioderma è pensata proprio per le pelli delicate e vale un po' lo stesso discorso dello struccante occhi, è praticamente l'unico struccante che utilizzo. Ho finito, anche se con una certa difficoltà, anche queste salviettine struccanti dei provenzali a base di argan. Non mi sono piaciute per niente, non mi piaceva il profumo, infatti continua a non piacermi, trovo che struccassero pochissimo, male, e le ho finite soltanto perché appunto erano poche e mi dispiaceva buttarle via, ma sicuramente non ve le consiglierei, quindi questo è uno dei prodotti che... Burro corpo, ne ho ben 2 da mostrarvi, questa volta però 2 diversi. Il primo è della Caudalie, si tratta del Baume Gourmand Corps, oppure il Vine Body Butter, a seconda della lingua che volete utilizzare, ed è a base di burro d'uva e burro di karité. Mi è piaciuto molto, anche se non l'ho ricomprato. In realtà l'ho utilizzato già più volte, ma col burro corpo mi piace cambiare spesso e, come credo di avervi detto nei miei ultimi video, ho sviluppato una vera ossessione per gli scrub e il burro corpo di Laura Mercier, che sono molto cari, ma sono veramente spettacolari. Tornando però al nostro amico, ha una profumazione vagamente agrumata che mi piace soprattutto in inverno. La formulazione è buona, molto nutriente, molto idratante, ma non eccessivamente unto, si assorbe in fretta, che questa è per me una cosa fondamentale quando si parla di burro per il corpo, perché detesto girare per casa come una mummia per ore aspettando che la crema per il corpo venga assorbita dalla pelle. In ogni caso consigliato, anche se non l'ho ancora riacquistato. Il secondo invece è della Soap & Glory, un brand abbastanza difficile da reperire in Italia, lo potete acquistare però su eBay se non sbaglio, oppure in Inghilterra dove lo trovate in ogni Boots che incontrerete sulla vostra strada. Per chi non lo sapesse, Boots sono dei negozi per prodotti di bellezza, trucchi, cura della pelle, capelli e quant'altro. Torniamo anche questa volta al nostro protagonista, cioè alla Smoothie Lightly Whipped Body Buttercream della Soap & Glory. Mi è piaciuta molto la formulazione, vale un po' il discorso che ho fatto prima, molto idratante, molto ricca, senza essere pesante, si assorbe in fretta. La cosa che mi ha lasciato un po' perplessa, infatti, è la profumazione, perché è a base di pistacchio, mandorla e vaniglia, quindi è molto dolce con una nota di nocciola che non a tutti piace. Passiamo agli scrub e non poteva mancare ovviamente lo scrub di Laura Mercier. Come forse saprete, anche guardando i miei ultimi video dei prodotti preferiti, ho sviluppato un'ossessione per i prodotti per il corpo di Laura Mercier. Sono molto cari, e questo ve lo dico subito, ma per me valgono ogni centesimo, ogni penny, ogni quarto di dollaro. Questo forse è quello che mi è piaciuto di più fra tutti i vari scrub di Laura Mercier che ho provato, ed è quello con la mandorla, il latte di cocco e lo zucchero. Molto
delicato, ma allo stesso tempo rimuove le cellule morte e ha questa profumazione spettacolare di cocco e mandorla che, anche se uno non lo direbbe, insieme sono una coppiata perfetta. L'ho utilizzato fino all'ultimo granello, mi piace tantissimo, non l'ho ancora riacquistato perché Laura Mercier è difficile da reperire in Italia e dovrei fare un ordine in Inghilterra, però sto aspettando di mettere insieme un po' più articoli in modo da compensare anche un po' i costi di trasporto. In ogni caso consigliatissimo, però ricordatevi anche molto molto caro. Prossimo prodotto, una crema mani della Body Shop, ovvero quella alla Satsuma alle clementine. Sì, quello che mi piace più di tutto dei prodotti della Body Shop sono le fragranze. E in particolare ho adorato questa perché, come forse vi ho già detto, adoro i profumi agrumati soprattutto in inverno, e poi mi piace il fatto che le creme mani della Body Shop siano disponibili anche in questo formato un po' più piccolo, che tiene meno spazio in bagno ed è facilissimo da portare anche in borsa. La formula è molto buona perché appunto nutre le mani e lascia questo piacevole profumo che dura abbastanza lungo anche dopo averla applicata. Un altro prodotto che è un grande classico e non manca mai nei miei video degli empties è il Midnight Recovery Concentrate della Kiehl's. Ne ho finiti ben 2 botticini, il che vi fa capire quanto lo amo, perché in realtà ne basta veramente pochissimo, poche gocce vanno benissimo per il trattamento quotidiano. Si usa la sera, si preleva qualche goccia di questo olio che però non è assolutamente unto, si assorbe in un attimo e durante la notte rigenera la pelle. È particolarmente indicato quando avete dei problemi magari di arrossamenti o che la pelle si comporta in modo strano, perché tende appunto a normalizzarla e a renderla molto più omogenea. Io lo adoro, è uno dei miei prodotti per la cura della pelle preferiti in assoluto e non per altro tra i miei empties compare anche il suo gemello per il giorno, che è un prodotto che la Kiehl's ha presentato nel 2015 e si tratta del Daily Reviving Concentrate. La formulazione è un po' la stessa del Midnight Recovery, si tratta sempre di un olio, la profumazione è diversa, mi piace leggermente meno, e anche le caratteristiche sono diverse perché si tratta più che altro di un siero che va a proteggere la pelle dagli agenti esterni. Consigliatissimi tutti e due. I prodotti della Kiehl's sono abbastanza cari, ma se dovete sceglierne 2 sui quali investire, sicuramente io vi consiglio il Midnight Recovery Concentrate e il Daily Reviving Concentrate. Restiamo in casa Kiehl's con una crema per il contorno occhi, che è un po' la sorellina del Midnight Recovery Concentrate. Si tratta del Midnight Recovery Eye, una crema per il contorno occhi. Mi è piaciuta molto, l'ho utilizzata tantissimo, in realtà l'ho utilizzata sia la mattina che la sera. Non l'ho riacquistata perché a Natale mi hanno regalato una crema della Rexalin che mi sta piacendo, per il contorno occhi, che mi sta piacendo tantissimo, e quindi sto utilizzando quella. In ogni caso è un prodotto che mi sento di consigliare, anche questa volta ne basta poco, come al solito lo si fa assorbire dalla pelle del contorno occhi, che risulta immediatamente più idratato e più disteso. Non fa miracoli, ma è una discreta crema per il contorno occhi. Restiamo sul contorno occhi e ho questa crema della First Aid Beauty, che è un brand che in linea di massima mi piace molto perché ha un buon rapporto qualità-prezzo. Di che cosa si tratta? Intanto si tratta del Eye Duty Triple Remedy. Credo di averlo inserito anche tra i miei prodotti preferiti del mese a un certo punto, ma utilizzandolo in modo continuativo nel tempo ho iniziato ad amarlo un po' di meno. E il prodotto in sé è di questo colore rosa che in teoria dovrebbe andare a distendere le rughe e a diminuire le occhiaie e le borse sotto gli occhi. Trovo però che non facesse questi grandi miracoli e che appunto fosse un po' troppo ricco, e quindi non l'ho riacquistato e credo che non lo riacquisterò. E visto
visto che stiamo parlando di First Aid Beauty, tata, un altro prodotto dello stesso brand, il Face Cleanser, ovvero il detergente per il viso. È un prodotto che mi è piaciuto tantissimo, ho utilizzato per un sacco di tempo e quindi decisamente ve lo consiglio. Come dicevo, si tratta di un detergente per il viso che è emulsionato con l'acqua, si trasforma in questa schiuma morbida e avvolgente, dà un senso immediato di freschezza, il viso risulta deterso a fondo, insomma un ottimo detergente viso, anche se non l'ho più riacquistato perché ultimamente sono diventata schiava di quest'altro detergente viso, ovvero del Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash della Kiehl's. Mi piace moltissimo, uno perché ha questa pompetta in alto che rende molto facile prelevare il prodotto senza dover stringere il tubo. Ok, cioè avete capito cosa voglio dire? Molto più facile prelevare il prodotto. È un detergente molto delicato, rimuove tutte le impurità, dà un senso di freschezza immediata, la pelle risulta detersa a fondo, un po' le stesse cose che ho detto prima, ma mi piace molto di più la profumazione, mi piace molto di più la formulazione, lo trovo ancora più delicato rispetto a quello della First Aid Beauty. E della stessa linea ho terminato anche il toner, il tonico, ogni tanto dei brain farts, della stessa linea appunto Calendula Herbal Extract Toner, alcol free, molto delicato, mi è piaciuto tantissimo, all'interno aveva fiori e estratti, ok perfetto, calendula direi, estratti di calendula, molto delicato, un toner perfetto, non l'ho riacquistato perché in realtà, ve lo confesso, non ho tutta questa pazienza la sera di togliere il trucco dagli occhi, togliere il trucco dalla faccia, applicare il tonico, applicare il siero, applicare la crema, quindi ho skippato, ho saltato per un po' di tempo e credo che continuerò a farlo il tonico, anche se ragazze ve lo devo dire, il tonico in realtà è fondamentale perché riporta l'idratazione nella pelle che tende a seccarsi quando si rimuove il trucco. Io però compenso utilizzando il Midnight Recovery insieme a una crema notte abbastanza ricca. Ok, prossimi prodotti, ve l'avevo detto, c'è un sacco di roba e ce n'è ancora un po', quindi tenete duro, arriveremo alla fine di questo video. Una maschera per il viso, eccola qua, si tratta della, giusto, Tai Chi Mask della Herborist, è una maschera che mi è piaciuta tantissimo e tra l'altro è durata anche un sacco di tempo. La particolarità è che, se riesco a non distruggere tutto, all'interno della confezione, che è divisa in due sezioni, ci sono una maschera chiara e una maschera scura. Si applica prima la maschera scura che va a purificare la pelle, rimuovere appunto tutte le impurità, restringere i pori, la si lascia agire per un po', la si risciacqua e poi sulla pelle ancora umida si applica invece la maschera chiara che va a reidratare a fondo la pelle. È un'ottima maschera per il viso, molto naturale, mi è piaciuta un sacco, l'ho utilizzata infatti fino alla fine e mi è durata un bel po' perché appunto ne basta poca, non c'è bisogno di coprirsi la faccia di troppo prodotto e quindi anche in questo caso consigliatissima. Cambiando un po' genere, passando invece ai prodotti per capelli, un Heat Protector, quindi un termoprotettore della Tresemme, l'ho inserito anche nel mio Best of Beauty dell'anno scorso perché è il prodotto che preferisco in assoluto quando si tratta appunto di proteggere i miei capelli dal calore generato appunto dal phon, dalla piastra o dalla ricciacapelli. Altro prodotto per capelli che ho terminato è questo, la versione da viaggio dello shampoo secco della Colab. Ve ne ho già parlato in più di un video dedicato ai miei prodotti preferiti. Sono degli shampoo secchi che adoro, hanno tante profumazioni diverse. Questo è Paris, quindi Parigi, con una fragranza più floreale, ce ne sono molti altri, sono ancora una volta molto difficili da trovare in Italia, li trovate però in vendita online. Come sempre vi ricordo che sul mio blog metterò il link un po' a tutti questi prodotti, in modo che se siete curiosi di provarli vi basterà andare sul mio blog, cliccare sui link e arrivare direttamente al sito che li vende. Un po' di trucchi.
Non so se vi ricordate, ma negli ultimi video dei prodotti preferiti, soprattutto gli ultimi del 2015, ho continuato a ripetere che stavo davvero cercando di terminare i prodotti che avevo già prima di acquistarne di nuovi. Ho tenuto duro veramente per un bel po' di tempo, poi sono stata in America e bam, tutto in vacca. Però in quel periodo sono riuscita comunque a terminare un po' di cosette, il che è un vero miracolo. Ben 3 e un capello, mascara. Allora, partiamo con questo che è The Colossal Go Extreme della Maybelline. L'ho finito anche se in realtà non mi ha fatto impazzire, ce ne sono sicuramente di migliori. Non mi piace intanto che abbia questo applicatore tanto grande e che per quel che mi riguarda rende un po' difficile l'applicazione, perché molto spesso finisco per spalmarmi il mascara su tutta la palpebra. Allunga, volumizza, però come dicevo ce ne sono sicuramente di migliori. Un altro mascara della Maybelline che ho terminato è il Colossal Look Felino. Questo mi è piaciuto molto di più. Intanto l'applicatore, come vedete, è totalmente diverso, è incurvato, che è una cosa che adoro. Infatti i miei mascara preferiti, ho notato, hanno tutti l'applicatore incurvato, che aiuta appunto a mantenere la curva delle ciglia, allungarle e anche a definirle. Mi è piaciuto molto, aggiunge molto volume, un po' meno di intensità, quindi si riesce ad ottenere un look anche abbastanza naturale. Il terzo invece è della L'Oreal e si tratta del Intensa, non so mai come leggerlo, Intensa, ciglia finte farfalla. Mi è piaciuto tantissimo. L'applicatore è particolare, è fatto in questo modo, con delle setole in plastica molto ben definite, allunga le ciglia, le volumizza, non in modo eccessivo, ma decisamente un buon prodotto. È molto buono, ve lo consiglio, ma ce n'è sicuramente di migliori. Ho poi finito anche un fondotinta della Make Up For Ever, il Matte Velvet, che per anni è stato il mio fondotinta di riferimento. Mi piace molto, ha una buona coprenza, ha questo effetto opaco che si adatta bene alla mia pelle, che tende a diventare lucida molto in fretta. Bisogna fare attenzione a non applicarne troppo, perché sennò si ha un po' l'effetto di maschera di cera. E anche in questo caso nel 2015 ne ho scoperti altri che mi sono piaciuti di più. E principalmente, se avete visto il Best of Beauty, saprete che si tratta di fondotinta in polvere, che trovo più facili da modulare. Un altro prodotto di make up è il correttore della NARS, il Radiant Creamy Concealer. È uno dei miei correttori preferiti, lo utilizzo tutti i giorni. Mi piace perché ha una grandissima coprenza e quindi perfetto per nascondere le imperfezioni più evidenti, le macchie, gli arrossamenti, i piccoli brufoli. Meno adatto da utilizzare sotto gli occhi, perché tende appunto a rapprendersi in fretta e quindi a creare quelle fastidiose righette. Sotto gli occhi infatti normalmente utilizzo altri correttori, ma questo va comunque fra i prodotti che vi consiglio di provare, perché ha davvero un'ottima coprenza e quindi ideale per tutte le altre aree del viso. Un altro correttore che ho finito, ed è veramente finito, non ce n'è più nemmeno una goccia, è il Camouflage della Catrice. Anche di questo prodotto ne ho già parlato nel corso di altri video, anche nel mio Best of Beauty. Mi piace molto, è un correttore in pasta molto coprente, che come avrete capito è una delle qualità che più amo nei correttori. Lo utilizzo anche in questo caso per nascondere le macchie più evidenti, è facile da stendere, facile da rendere uniforme, adatto anche al contorno occhi, senza esagerare, perché tende a essere leggermente stopposo. In ogni caso consigliatissimo e anche un ottimo rapporto qualità-prezzo. Siamo arrivati alla fine. Ho solo più due prodotti da mostrarvi. Il primo è questo, si tratta della soluzione per pulire i pennelli da trucco della MAC. L'ho acquistato 1 milione di anni fa e devo dire che ci ho messo 1 milione di anni a finirlo, non perché si tratta di un prodotto non valido, ma perché in linea di massima preferisco altri prodotti per pulire i miei pennelli da trucco. Inoltre è piuttosto caro e si ottiene un risultato migliore semplicemente anche utilizzando
uno shampoo per capelli molto delicati per bambini, quindi non l'ho riacquistato, non lo riacquisterò e nemmeno mi sento di consigliarvelo, però l'ho finito, alleluia. Ultimo prodotto, eccolo qua, piccolino, e si tratta del Eau de Toilette della Body Shop al Pamplemousse, perché non mi ricordo mai il nome in italiano, Pompelmo, ce l'ho fatta. L'ho acquistato credo 2 anni fa, utilizzo pochissimo i profumi perché mi danno subito in testa, questo però era molto delicato, ce n'è ancora? Niente, zero. Mi piaceva tantissimo in ogni caso la profumazione al pompelmo, sia in estate ma anche in inverno, però se amate le profumazioni agrumate e non troppo intense, quelle della Body Shop hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo e quindi mi sento di consigliarvele. Evviva! Siamo arrivati alla fine di questo lunghissimo, gigantesco, ginomico Empties video. Come sempre spero che le mie indicazioni vi siano state utili, che abbiate tratto dei suggerimenti interessanti per i vostri prossimi acquisti. Vi ricordo che come sempre sul mio blog troverete la lista di tutti i prodotti che ho menzionato con link diretti di acquisto e l'indirizzo del mio blog è nella info box qui sotto. Anche per oggi è tutto, se questo video vi è piaciuto non dimenticate di cliccare mi piace, di condividerlo, di metterlo tra i preferiti e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video e dei prossimi progettini. Vi invito anche a iscrivervi al mio blog in modo da poter guardare ogni volta anche i vari post che pubblico non collegati a video. Ogni mercoledì vi mostro infatti le mie nuove creazioni, ogni giovedì mostro un nuovo biglietto fatto a mano, insomma un sacco di cosine diverse che fanno tutte parti di me. Basta parlare, sto per perdere la voce, vi mando un grandissimo bacio e noi come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao! Sboom! Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo tutorial fai da te. L'idea per il progetto di oggi mi è venuta navigando su Etsy, dove ho notato delle fighissime scatoline di fiammiferi trasformate in modo creativo. Così ho deciso di cimentarmi con questa tecnica e ho realizzato 2 scatoline ispirate ad alcune delle mie icone femminili preferite, ovvero a Frida Kahlo e a Coco Chanel.